Benvenuti a Nuovi Hacker, la trasmissione in cui cercheremo di spiegarvi chi sono gli hacker e quali sono le minacce che oggi sono più pericolose per le persone e per le imprese. Lo facciamo insieme ai nostri esperti che vi presento, quindi iniziamo con Andrea Muzzi che è Technical Manager di F-Secure. Benvenuto Andrea. Grazie Francesco e buongiorno a tutti, benvenuti. Lo facciamo con il nostro esperto internazionale Teemu Mulikangas, Director Vulnerability Management di F-Secure. Benvenuto Teemu. E con Carmen Palumbo che ci aiuterà anche nella traduzione, che è il B2B Country Marketing Manager di F-Secure. Buongiorno, ciao Francesco. Grazie. Ecco, iniziamo subito con Teemu. Oggi chi sono gli hacker rispetto magari a quelli che erano in passato? Okay, today who are the hackers comparing to the past? Good question. The hackers have changed from the 10 years to until now. So in the past there used to be script kiddies and people that did not have a lot of experience. Ok, gli hacker negli ultimi 10 anni sono un po' cambiati, quindi nel passato erano più tecnici che non avevano molta esperienza sul campo. Invece adesso, you can go on. And nowadays, when there's more money in the IT and the whole business of cybercrime, now the guys are becoming more skilled at it. So where there is money, there's also skilled people. So the hackers are becoming, they're not anymore these amateurs, but they are becoming experts in these things. Negli ultimi 10 anni i soldi sono entrati nel mondo dell'IT e della sicurezza, per cui non sono più degli inesperti e delle persone che giocano, ma sono delle persone che sanno quello che fanno e lo fanno per soldi. Ecco, quindi in questi 10 anni è cambiata un po' la figura dell'hacker e oggi chi sono? Sono degli esperti, sono delle persone che stanno nascoste sottoterra oppure sono diciamo degli scienziati, Teemu? The hacker now are somebody who are hidden, or they are expert, or they are some people who are very keen in technician and in science. Yes. Which are the kind of hackers that you see now? So the hackers can be divided a little bit depending on their motivation. So you have, of course, the criminals who are after the money. Then you have these political actors like ISIS and these kind of actors whose goal is to cause mayhem. Ok, gli hacker possono essere dei criminali che quindi praticamente agiscono soltanto per avere soldi, oppure anche degli hacker che lo fanno per delle motivazioni politiche, che quindi non lo fanno per soldi ma per raggiungere degli scopi politici. Ecco, tipicamente magari chi segue un po' le cronache, Anonymous è un'organizzazione di hacker politici che attacca degli obiettivi che a loro avviso non si comportano bene. You can go on, sorry. Yeah. And then on top of that, you have then the governmental actors, the countries who everybody does spying, and then now this cyber attacks or cyber espionage has become yet another tool in their toolbox. And the fourth one are, of course, companies. They are quite small compared to the other three, but it still happens. And then the people working for these guys, of course, they are becoming experts. So when you have more money in the business of cybercrime than you have in drug trade, for example, it means that the amount of money available for the governments, for the criminals, for the political actors is tremendous. And with that money, you can get really, really good people to do the bad things that you want. Allora, il terzo tipo di hacker è praticamente un ente governativo, sono i vari governi che per tante motivazioni fanno spionaggio e diventano una specie di hacker. Poi c'è il quarto praticamente tipo di hacker che sono le varie società che per tanti motivi legati al business, ci sono tante motivazioni dietro, diventano hacker. Bisogna ricordare che c'è veramente tanto denaro che circola nel mondo IT, nel mondo della sicurezza e in tutto il mondo che è legato agli hacker. Si fanno più affari col mondo degli hacker che con la droga. Quindi se voi pensate al giro d'affari che c'è legato alla droga, bene, gli hacker fanno un giro d'affari che è molto di più rispetto a quello che è legato al mondo della droga. Questo fa capire un attimino di che cosa stiamo parlando. Sì, perché magari molti non hanno l'impressione di quanto ampio sia questo mercato e questo alla fine insieme di crimini, soprattutto perché molto spesso si svolge nel silenzio, dietro uno schermo, dietro una tastiera e spesso sono le stesse vittime che non hanno voglia di raccontare, che siano private, che siano aziende,
aziende, molto spesso se a uno vengono rubati o i soldi dal conto corrente o i segreti professionali non ha piacere di farlo sapere, quindi molto spesso rimangono così nascoste, non vengono alla luce. Ecco, chiedo anche ad Andrea, secondo te come sono cambiati gli hacker nel periodo, perché magari molti hanno l'idea dell'hacker romantico che magari per dimostrare la sua bravura fa delle azioni, diciamo così, soltanto dimostrative e dimostra insomma di essere bravo. In realtà questa figura, abbiamo sentito da Temu, non è più quella più diffusa, ma volevo capire anche con Andrea come si è evoluta. Hai perfettamente ragione, la gente purtroppo ha ancora questa immagine, se vogliamo anche bella, un po' presa anche da quello che è Hollywood, i vari film che fanno adesso sugli hacker, ma ahimè non è proprio così, come diceva Temu, c'è stato un grande salto in avanti da quello che è il punto di vista hacker, diciamo già si è snaturato il termine in sé. Quelli di oggi non sono più hacker come una volta, hacker è un termine che è stato coniato al MIT, dove questi ragazzi sperimentavano cose nuove, erano curiosi di crescere e di violare i loro sistemi per imparare sempre cose più nuove e tenersi al passo coi tempi. Adesso si parla di cybercriminali. Perché? Perché dietro ci sono delle realtà veramente organizzate, sono dal punto di vista di potenza di fuoco, passatemi il termine, di risorse economiche, ma non solo, di risorse IT paragonabili veramente al crimine organizzato. Tenete presente che ci troviamo di fronte a delle realtà, mi viene da sorridere, che hanno addirittura dei call center che ti danno una mano una volta che, per esempio, l'esempio classico che vediamo tutti i giorni, mi hanno cifrato i dati, che cosa faccio? In prima battuta noi diciamo sempre non pagate, perché l'importante è non agevolare questo tipo di attività, però le persone che per ovvi motivi, di fronte magari alla possibile chiusura dell'azienda, si sono trovate costrette a pagare, mi hanno riferito che hanno avuto proprio uno scambio in chat con questa organizzazione che gli diceva: tu devi stare tranquillo, noi non siamo qui per danneggiarti, siamo qui per aiutarti. Insomma, certo. Un grande aiuto. Infatti, per cui bisogna rendersi conto che rispetto a questo cambiamento e quindi aggiornare le proprie difese per stare al passo anche coi tempi. Sì, tra l'altro, come diceva Andrea, ci sono dei veri e propri call center, quindi è possibile anche per delle persone non esperte di tecnologia, non dei programmatori bravissimi, recarsi, insomma, visitare il dark web e scaricare addirittura delle vere e proprie suite del male, con cui semplicemente si imposta l'obiettivo che si vuole raggiungere e il software, un po' come se fosse un pacchetto Office, fa tutto il resto. Quindi ci sono anche, diciamo, dei ragazzini che possono provare a buttare giù il sito di un'azienda importante o cercare di rubare dei dati, perché sul dark web sono diffuse anche questo tipo di soluzioni che hanno anche appunto dei call center per aiutarti nel caso in cui tu non fossi capace di utilizzarle. Questo ci fa capire quanto sia diffuso e pericoloso il fenomeno. Ma volevo tornare da Temu a chiederti perché gli hacker fanno gli hacker? Solo per denaro? Why hackers are hackers? Are they doing just for money or for something else? Of course, it's not only for money. It depends who's doing the attacks. So the attacker has always different motives. Non è soltanto per i soldi, ma gli attacchi vengono fatti per tante motivazioni diverse che possono prescindere dal denaro. So, for example, the criminals, they're of course after the money. That's everything that runs the world. It runs their world, and hence that's what they are after. The political actor, for example, the ISIS, the online caliphate, if you will, their idea was just to create visibility and mayhem to their message. There was no financial objective behind that. It was just political, if you will. And then when it's the governmental actors, then of course that can be anything from sabotage to espionage to, like we've now seen in the news, also influencing political elections, for example. Allora, praticamente gli hacker sono dei criminali come prima cosa e praticamente agiscono da criminali, però ci sono anche degli hacker che possono essere legati a delle organizzazioni criminali come l'ISIS, che hanno lo scopo di praticamente di promuovere e di far conoscere a più gente possibile quello che loro fanno, che comunque è criminale. Poi ci sono degli hacker che sono legati agli enti governativi, a delle organizzazioni che hanno come scopo quello di danneggiare qualcun altro, ma anche l'immagine che si ha di qualcun altro.
Ecco, sono temi molto interessanti. Se anche voi avete domande e curiosità potete farcele avere attraverso i social, potete usare l'hashtag di questa trasmissione che è facilissimo, è Nuovi Hacker, quindi sui vari social, su Twitter, su Facebook usate questo hashtag e poi i nostri esperti saranno a disposizione anche dopo la trasmissione per rispondere alle vostre domande. Faccio un'altra domanda a Temu guardando alle persone. Abbiamo parlato adesso di aziende, ma oggi secondo te quali sono le minacce più pericolose per le persone? Which are the most dangerous threats for persons, not for companies, for a single person? Yes. So for normal people like you and me, the biggest threats are, of course, the ransomware. So that will encrypt your data, your pictures, all the information that you hold dear, and then they will demand money for it in order to get it back. La minaccia principale per le persone come me e te è dato dal ransomware, con il quale i criminali possono chiedere denaro anche alle singole persone. The second thing that people don't really pay too much attention to, at least enough in my opinion, is the identity theft, where people steal your identity and, for example, they take loans in your name or they buy things in your name or, for example, use services that are quite expensive in your name so that you get the bill and they can use it for free. Secondo aspetto è il furto di identità. Praticamente ci sono delle persone che ti rubano la foto del profilo, ti rubano la tua identità online e agiscono come te. And the final thing that I'm personally worried that is not quite here yet, but most likely will be in the future, is the problem of the IoT devices. So we start to have devices in our home that are connected to internet, but that are not protected. And then when somebody, either just for fun or for some weird reason, wants to, for example, attack those devices. So a water boiler is quite a good example that if you hack that water boiler and you make it go overdrive, it can cause a fire in your apartment. And that causes a physical danger to you and to your family. And that's, in my opinion, some of those things we need to pay a little bit more attention to. Sì, è un aspetto a cui magari noi non facciamo ancora caso, è l'Internet of Things. Tutti noi siamo connessi, praticamente essendo connessi siamo anche vulnerabili e quindi è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione. Temu faceva l'esempio del bollitore d'acqua a casa. Se il bollitore d'acqa viene hackerato o comunque controllato da un'entità esterna alla casa, può andare in overbollizione, okay? Si può surriscaldarsi, Okay. si surriscalda. Scusate, ok, e può causare un incendio. Quindi praticamente anche dal punto di vista fisico noi siamo tutti in pericolo. Ecco, anche perché oggi i dispositivi connessi alla rete sono tanti, da la caldaia per esempio, molti di noi hanno la caldaia bellissima col termostato digitale che ci aiuta a regolare il caldo e freddo quando siamo fuori, ma ovviamente quello strumento è collegato a internet e come tutti gli strumenti collegati a internet può essere purtroppo hackerato. La stessa cosa vale per le automobili sono sempre più digitali, senza arrivare alle automobili a guida autonoma, anche le normali automobili che guidiamo tutti i giorni sono ormai connesse costantemente a internet e potrebbero lasciare aperte delle porte per essere hackerate, modificate, e questo vale in generale anche per le videocamere di sorveglianza, tutti questi dispositivi che per nostra comodità, perché sono davvero utili, sono connessi alla rete. Tutte le diciamo apparecchiature domotiche, le tapparelle che si alzano e si abbassano, le tende da sole, possono essere in qualche modo violate e possono rappresentare un pericolo. Andrea? Ci sono stati anche casi, Francesco, tu dicevi assolutamente centrato l'argomento anche delle macchine che sono sempre di più connesse. Provate a immaginare una macchina costantemente connessa a internet e potrebbe essere un target interessante per qualche cybercriminale nel caso in cui volesse colpire una persona determinata. C'è anche da far presente, come diceva Temu, la gente adesso ha a disposizione questi bellissimi oggetti IoT che collega la rete, ma non si preoccupa di cosa c'è all'interno e di cosa questo oggetto scambi verso internet, per cui ci sono tutta una serie di informazioni anche personali che vengono veicolate attraverso internet di cui noi non abbiamo il controllo. Ma ci sono stati anche casi più gravi di hackeraggio dal punto di vista sanitario. Ci sono stati casi in cui sono stati hackerati addirittura i pacemaker, per cui proviamo a immaginare, adesso io sto un po' enfatizzando anche per sottolineare il tema della giornata, però proviamo a immaginare quanto la tecnologia si spingerà in futuro e quanto saremo vulnerabili sempre di più.
se non aggiorniamo la nostra tecnologia di cui usiamo tutti i giorni. Sì, c'era stato anche un caso di hacker che erano riusciti a entrare e a governare un sistema di distribuzione dei medicinali endovena in un ospedale. Per fortuna non era successo nulla in quell'occasione, si era trattato soltanto di una dimostrazione di una minaccia, ma sicuramente pericoloso. Pensiamo ad altri oggetti connessi, magari molto grandi, che sono le nostre infrastrutture, le strade, le dighe, tutta una serie di, diciamo, oggetti, sono cose in fondo, però molto grandi, che possono essere connessi a internet giustamente per comodità, per vedere il traffico in diretta, però poi questo apre la porta anche a dei pericoli. Ecco, volevo chiedere a Temu se queste sono le minacce per le persone, quali sono invece oggi le minacce più diffuse per le imprese. Which are the most common threats for the companies? Companies, yes. So threats facing the companies are then a little bit different, of course. So you have the ransomware, of course, and all the other commodity threats out there, which can hit you just if you have bad luck. The second thing is, of course, the vulnerabilities that you have in your system. So companies have a little bit larger systems. It's harder to maintain and patch, and it means that in those systems there are vulnerabilities that can be easily exploited by the attackers. Quindi le aziende sicuramente hanno delle minacce che sono diverse rispetto alle minacce delle singole persone. C'è sempre il ransomware, ma si parla anche di vulnerabilità, quindi bisogna capire qual è la vulnerabilità delle varie aziende e anche come intervenire e mettere in sicurezza queste vulnerabilità. Sì, my Italian is pretty good. Apprezziamo anche una singola parola italiano, grazie Temu. Grazie. So after that, of course, companies are doing pretty good with technologies like firewalls, email security, gateways, and whatnot. So we are getting wiser as companies as well. But then the third thing that companies often fail is the fact that the security that they do is really at the so-called post-incident, so before an attack has been successful. And a lot of the investments have been in this beginning of the part to ensure that nobody gets in. The problem, however, comes from when you're only focusing in the beginning of the attack chain and not also into the end of it, where if somebody gets in, how do you find it as fast as possible? How do you isolate it as fast as possible and minimize the damage that it can cause to you with the attack? Allora, le aziende si stanno concentrando su quello che c'è prima, quindi come proteggersi prima di un attacco e si stanno concentrando poco sul dopo. Cosa succede se la mia azienda è stata attaccata e quindi si parla di vulnerabilità. Andrea, volevi... Sì, Andrea, Sì. vedevo che fremeva, Sì, voleva sapere qualcosa. Vi porto un po' del vissuto, perché ovviamente io per la mia funzione lavorativa sono tutti i giorni a contatto con i miei clienti, con i miei partner. E quello che noto, parlando sempre di questa trasformazione anche delle minacce, Temo sottolineava, molti tralasciano la parte finale dell'attacco, ed è vero. Per esempio, mi hanno cifrato i dati, perfetto, ok, quali sono i prossimi step? Prendo il backup, recupero i miei dati, sono a posto, oppure rifaccio tutto da capo. Ma in quel momento nessuno si pone la domanda, ma la cifratura dei dati è l'ultimo punto di una lunga catena o è un exploit? Nel senso, mi spiego meglio, molte volte io noto che la cifratura dei dati è il tassello finale di una lunghissima catena dove queste persone sono state all'interno della mia azienda per diversi mesi e hanno preso contatto con diversi tipi di informazioni, e questo le persone non si pongono mai a riflettere su questo aspetto. Io ripristino il backup, ma tutto quello che c'è stato prima della cifratura, che cosa è successo? Nessuno fa un'indagine più approfondita per vedere se sono state rubate delle informazioni sensibili per il business dell'azienda o informazioni sensibili per le persone dell'azienda. Ecco, quindi quello che diceva Andrea sostanzialmente è che quando vediamo accadere una cosa grave come un ransomware, quindi la cifratura dei dati e l'impossibilità di avere accesso a questi dati, probabilmente bisognerebbe indagare, c'è stata un'attività precedente degli hacker che magari hanno raccolto informazioni sensibili e che magari per l'azienda o per la persona sono ancora più importanti di avere accesso a quei dati, che magari possono essere recuperati con un backup, ma bisognerebbe indagare più a fondo
fondo su quello che hanno fatto prima di crittografare i dati e se hanno recuperato magari delle altre informazioni, per cui la cifratura dei dati è magari anche un elemento, diciamo così, di distrazione. Quindi io rendo inaccessibili i dati dell'azienda perché in realtà sto rubando qualcos'altro che vale di più. È corretto? Esatto, perfetto. Ecco, ti volevo chiedere, Andrea, per le aziende italiane, perché ho per in Italia, ci sono minacce diverse? Ormai tutto il mondo è paese anche per gli hacker, quindi sono uguali in tutto il mondo, o in Italia ci sono delle cose che magari nella tua esperienza sono più o meno diffuse rispetto all'estero? Allora, anche qui, in molti casi tutto il mondo paese, perché praticamente nessuno è più al sicuro, nel senso che esistono sempre quelle che vediamo maggiormente oggi, che sono i più eclatanti, sono i target attack, cioè quando questi cybercriminali hanno preso di mira... Sono gli attacchi mirati, cioè quelli che Esatto. prendono di mira un'azienda nello specifico e quindi non sono diciamo generalizzati verso tutti, ma l'attaccante, l'hacker, so che i puristi storceranno il naso perché continua a dire hacker, diciamo l'attacker prende di mira esattamente quell'azienda. Esatto, ma in molti casi per arrivare a quell'azienda questi personaggi, diciamo così, non diciamo più hacker, sfruttano altre realtà magari completamente staccate dal panorama del destinatario. Mi spiego meglio: magari io voglio attaccare un'azienda che produce asset finanziari, ma magari per sferrare questo attacco mi avvalgo della società che gli fa l'assistenza per le stampanti, in modo tale da riuscire a entrare in una maniera più soft. È più subdola. È più subdola. Per cui gli attacchi sono generalizzati per avere, ripeto, la più ampia potenza di fuoco, ma ci sono sempre di più attacchi mirati, destinati proprio a recuperare, carpire quelle informazioni da cui sono attratti. Ecco, una cosa che mi sono sempre chiesto, non so se ve lo siete chiesto anche voi, è come fanno gli hacker ad avere sempre successo. In fondo la tecnologia a disposizione dell'hacker non è diversa da quello che hanno le imprese, allora mi sono chiesto perché il bene perde sempre, perché alla fine un hacker ce la fa a rubare quello a cui è interessato. Temu. Why the hacker always succeed against the good fellows? That's a very good question. There is this very classic problem on the good guy side, and it is called the defender's dilemma. Ok, c'è sempre un problema dalla parte dei buoni, c'è il dilemma di chi li deve difendere, quindi non attaccano. Il dilemma del bravo ragazzo. Ecco, il dilemma del bravo ragazzo, bravo Francesco. Bene. And the problem in that is that the attacker can try as many times as they want, and the defender has to succeed every single time against each of those attacks. And if the defender fails only once, the game is over. Quindi gli attaccanti possono attaccare tutte le volte che vogliono e chi difende deve difendere sempre, sempre, sempre. Se fallisce una volta, gli attaccanti comunque andando sempre a colpire vincono. Hanno vinto, sì. Sempre. Diciamo cioè, che il cattivo basta sì. che un tentativo vada bene al cattivo e ha vinto, invece chi difende, il bravo ragazzo, quindi noi buoni, deve vincere sempre, altrimenti basta una volta che lascia passare un attacco e ha perso la partita. Sì. È un po' il golden goal, ecco, dobbiamo... Il golden goal. Esatto, gli hacker hanno a disposizione il golden goal, cosa che i bravi ragazzi non hanno. Perfetto, mi piace, bravo. And the way how we are trying to, in the security industry, how we're trying to turn that problem into the attacker's dilemma, if you will, is to work in this layered protection manner. So that in order for the attacker to reach its ultimate goal, the attacker has to go through several layers of different kinds of security measures that each are looking a little bit different things but do complement each other. And in this way, we turn the defender's dilemma into the attacker's dilemma, so that the attacker has to be succeeding first layer, second layer, third layer, fourth, fifth, until the very end. And that he needs to succeed then several times in a row, which makes it several times harder for them to get into your systems. Allora, se vogliamo che il dilemma del bravo ragazzo diventi il dilemma dell'attaccante, nel mondo della sicurezza dobbiamo lavorare a livelli, per cui la sicurezza deve essere fatta con vari step e con vari livelli, quindi da livello 1 al livello 7. In questo modo gli attaccanti devono colpire ogni livello, dall'1 al 7, e quindi anche per loro diventa sempre più difficile riuscire ad attaccare, e in questo modo il dilemma e il problema è degli
attaccanti, non né più dei bravi ragazzi. Soltanto dei bravi ragazzi, ma anche loro si trovano Sì. di fronte a diversi ostacoli su diversi livelli, con diverse difficoltà, Sì. e quindi devono vincere perlomeno tante partite prima di Sì. arrivare, insomma, a raccogliere, A raccogliere. il frutto della loro attività criminale. Andrea, anche per te è così? Sì, dai, poi diciamo anche, vorrei spezzare una lancia per questi poveri team manager, dai, che sono sempre I responsabili della sicurezza martoriati. informatica. Sì, perché anche al loro interno loro devono condurre una lotta, non solo verso chi cerca di entrare all'interno dell'azienda, ma anche le persone stesse che convivono con loro all'interno dell'azienda, nel senso che c'è poca cultura riguardo alla sicurezza, o perlomeno le persone sono pigre, non vogliono impegnarsi. Quanti di noi fanno un giro all'interno delle aziende e vedono ancora le password scritte sui post-it? Sul post-it accanto al computer. Molto spesso si dice che la password del computer che avete di fronte sia nel giro di 1,5 metri dal computer stesso, che non è proprio la cosa più sicura del mondo da fare. Esatto, poi le aziende, molte aziende, anche se ci sono delle eccellenze anche nel panorama italiano, molte aziende non investono abbastanza per quello che è la difesa informatica. In molti casi si vede un budget dell'1% quando ci sarebbe bisogno di un 20-25% in più addirittura, e per cui si trovano, come diceva Temu, a dover affrontare una potenza di fuoco ripetuta, perché poi gli attaccanti, immaginiamo, sono delle strutture organizzate, hanno degli automatismi veramente elevati perché hanno risorse economiche a disposizione, per cui questi attacchi vengono ripetuti costantemente, mentre i nostri team manager ovviamente hanno il lasso lavorativo per poter proteggere l'azienda, certo, diciamo in maniera più efficace, se non adottano altri tipi di strumenti. Bene, voi continuate a farci avere i vostri commenti o le vostre domande usando l'hashtag della trasmissione, che è Nuovi Hacker, è facilissimo, e noi proviamo a darvi qualche soluzione. Adesso abbiamo visto com'è complicato difendersi, proviamo a darvi con questo video un'idea di quale sia il panorama degli hacker, e anche qualche idea su come ci si può difendere. Vediamo il video. In today's world, it is ever more challenging for companies to defend themselves against constantly evolving cyber threats. Security breaches are happening all the time, and their impact is often devastating. Identifying real threats from normal network activity is extremely difficult. On average, it takes organizations months to discover they have been breached. Staying one step ahead of the attackers requires a holistic approach to protection, focusing as much on the whole puzzle as its individual pieces. To see the big picture, we need more than just technology. True cybersecurity is a seamless fusion of man and machine, the latest human insights joined together with advanced artificial intelligence. At F-Secure, we combine the real-life experience of our seasoned cybersecurity consultants with award-winning technologies to protect our customers. Our unique approach allows us to create intelligent security solutions for today and well into the future. We call this live security. Ecco, abbiamo visto anche in questo video come la vera protezione arriva sia dalla tecnologia, quindi dal digitale, ma anche dall'azione delle persone. Allora volevo chiedere a Temu se c'è qualche consiglio che possiamo dare alle persone e alle aziende per essere protetti, dei buoni consigli di comportamento. Do you have some suggestions for persons and companies on how to be protected? Yes, several. That is my job. It is of course a very large topic. So I will focus on a couple of let's call them fundamentals. Bisognerebbe dire tante cose, lui si concentrerà sui fondamentali. Sì. So of course you have the basics. So the so-called hygiene factors. And these include solutions like endpoint security solutions, having antivirus on your home computer, being aware of what kind of things could be out there, and just not clicking on everything that comes in your email. Allora, c'è la protezione di base che è data dall'antivirus o dalla protezione endpoint, e poi c'è anche il comportamento umano, non cliccare su tutto quello che si vede. Non cliccate così a cavolo su quello che vi capita, insomma, c'è una buona regola che dice, insomma, se non sapete chi c'è dall'altra parte, insomma, fate un po' di attenzione, vale nella vita di tutti i giorni, vale anche con le mail, quindi per favore state attenti. Very good. Then after that, it becomes a matter of what is important to you.
So security always becomes or starts from the risk assessment that you have. So what is important for your business, or what is important for you as a person? Is it the data that you have? Is it your family photos? Is it the identity of your children that you want to protect? Bisogna sempre capire che cosa è importante per noi. Per un'azienda sono i dati aziendali, per una persona sono le foto dei figli, le foto dei familiari, eccetera. Quindi bisogna sempre fare un risk assessment, quindi capire qual è il rischio se siamo attaccati, sia lato aziendale che lato personale. And then once you know what is at risk, then you also know how much do you want to protect them. And then the willingness to protect them is then the one that tells you how much you need to do for those things. And that can include, for example, vulnerability management. It can include penetration testing. It can include various kinds of things related to the field of security. Quindi il secondo step non è più l'antivirus e la protezione endpoint. Una volta che tu hai capito qual è il rischio, ci sono delle altre soluzioni. C'è la gestione delle vulnerabilità, c'è il penetration test e tante altre attività che possono essere fatte per essere messi in sicurezza. And then basically once you have the basics done, or the fundamentals in place, and then you are protecting what is the most critical in your system, then the third part is then to start improving on what you already have. So you have all the sort of fundamentals covered and the criticals covered as well. So the next thing is to then start to hardening it up. And this can include various kinds of internal risk management processes. It can include detection and response services and similar kind of more advanced security capabilities. Ok, perfetto. Al terzo livello, praticamente, una volta che si è fatto il risk assessment, le basi della sicurezza ci sono, bisogna pensare a delle altre attività quali detection e response, e quindi mettere in sicurezza ad un livello più alto che ti permette di essere difeso da ogni tipo di attacco. Quindi si deve andare dai basic fino alle opportunità più alte. Create le fondamenta, le basi, facendo le cose di buon senso, quindi che sono antivirus, protezione dei PC, delle stampanti, tutto quello che è connesso alla rete. Bisogna poi capire che cos'è davvero importante per noi come persone, per noi come aziende, quindi fare quello che si chiama un risk assessment, quindi una valutazione dei rischi, che cosa ci interessa davvero proteggere, e su questo iniziare a costruire una protezione di un livello più ampio e diciamo più intelligente, che possa permetterci di fare liberamente quello che vogliamo fare, però sapendo che le cose che ci interessano davvero sono protette, se ho capito bene. Sì, perfetto, Grazie. Grazie. Ecco, chiedo anche a Andrea se hai qualche consiglio così, appunti da dare a chi ci sta seguendo per proteggersi delle cose che vanno sempre bene, che bisognerebbe fare sempre. Perfetto, allora se abbiamo un po' di budget non spendiamolo tutto per proteggerci a livello gateway, come ho visto fare negli ultimi anni dalle aziende, per cui i vari firewall, IDS. C'è un ritorno di fiamma della protezione degli endpoint, e sicuramente è importante, perché l'endpoint quindi è... PC, stampanti, l'ultimo punto della rete, per assolutamente capirci. Sì, perché sono legati a quello che è l'anello debole della sicurezza, che è l'essere umano, perché poi sono le persone che lavorano tutti i giorni sull'endpoint, quelle che cliccano sull'email di phishing che vanno ancora di moda. Suggerirei non un semplice antivirus, ma una soluzione di endpoint protection, cioè una soluzione completa che copra diversi ambiti della sicurezza. Mi sento di dire, sarò impopolare, non affidatevi a soluzioni free, perché non vi garantiscono tutto quel lavoro di know-how e di continua crescita tecnologica che possono offrirvi un qualsiasi vendor di sicurezza, per cui sicuramente rivolgersi sempre a un vendor di sicurezza, e formazione costante alle persone per inserirgli quel lecito dubbio prima di cliccare su un file o su un link, direi. Ecco, poi tu Andrea sei responsabile tecnico di F-Security, volevo chiedere proprio la tecnologia di questa azienda, cos'ha di speciale per la protezione?
Diciamo, tante cose. Allora, Voleva rispondere grazie per la domanda, non lo fa per carineria, però voleva rispondere così. No, grazie per la domanda, perché veramente questa azienda ha tantissime cose speciali. Io sono 14 anni che sono in FC Secure e veramente è una novità ogni giorno. La prima soluzione che mi sentirei di consigliare, ma ne aveva già accennato prima un pochino Temu, è una soluzione di vulnerability management, dove io vado a fare una mappatura velocemente degli asset che ho all'interno della mia rete e dopodiché vado a vedere per ogni singolo asset quali sono le vulnerabilità. Perché non dimentichiamo, la gente pensa, gli hacker hanno sfruttato lo zero day, ma no, lo zero day viene usato solo in casi particolari, direi quasi per gli attacchi di Stato, perché gli zero day hanno un costo specifico, insomma sono difficili da utilizzare. I cybercriminali utilizzano le vulnerabilità di tutti i giorni, vulnerabilità vecchie di 5-6 anni. Sì, magari quelle dei sistemi operativi non aggiornati da 5-6 anni. Bravissimo, perché la gente è pigra, non vuole aggiornare i suoi sistemi. Uno pensa di ho installato il mio software, va avanti così per 5 anni, non lo guardo più e sono protetto, così il mio antivirus invece no. Puntare tantissimo sulla gestione delle vulnerabilità, questo è uno dei tasselli primari. Se ho corretto le mie vulnerabilità ho risolto quasi l'80% delle possibilità che sfruttino queste falle per entrare. Seconda cosa, sicuramente un sistema di detection e response. Perché? Perché faccio un paragone un po' azzardato. Ci piacciono cerca i di paragoni seguirmi. azzardati. Per quelli che hanno i capelli grigi come me, sicuramente si ricorderanno di Kevin Mitnick, alias il Condor. Non ho i capelli grigi, forse è per quello che non lo ricordo, perché non ho i capelli grigi. È un famosissimo hacker che a suo tempo l'FBI ha dato la caccia, ma ci ha messo tantissimo a prenderlo. Ma qual era la sua peculiarità? Che lui sfruttava tantissimo il social engineering, come dicevamo prima, l'anello debole, l'essere umano. E le tecniche che usano oggi i cybercriminali sono dei tool che il sistema operativo lancia normalmente, sono tranquillamente accettati da un normale endpoint, perché sono delle attività che un amministratore fa. Per cui senza un sistema di EDR che è in grado di scremare all'interno di, immagina le operazioni che fanno tutti i dipendenti di un'azienda giornalmente, come fa l'IT manager ad andare a capire che il PC della centralinista ha per esempio creato un utente amministrator e gli ha assegnato una nuova password? Passa inosservato, mentre con un sistema EDR tutto questo tipo di attività sottili vengono tracciate e vengono presentate all'IT manager, che ha uno strumento in più per intervenire e bloccare un eventuale o potenziale attacco. Sì, perché poi nei moderni attacchi non sono, diciamo così, brutali, sfruttano magari delle attività che di per sé singolarmente non destano nessun sospetto, sono attività che qualunque utente può fare, ma nell'insieme invece disegnano un po'. Non so se avete presente quel gioco della settimana in mistica in cui bisogna unire i puntini, disegnano invece la figura di un attaccante che ruba i dati. E quindi questi software, diciamo, mettono insieme questi puntini e capiscono prima, ovviamente, che venga effettuato un furto dei dati o un hackeraggio, capiscono che cosa l'hacker sta disegnando con queste attività, con questi segmenti che in realtà apparirebbero normali a un occhio, diciamo, inesperto. Assolutamente, nel video abbiamo visto che addirittura certe aziende ci impiegano 200 giorni per capire che qualcuno è entrato all'interno della loro rete e non sanno ancora che cosa gli hanno preso. Per cui assolutamente dotarsi di queste nuove tecnologie che sono anche, se vogliamo tranquillizzare i nostri ascoltatori, hanno a un costo diciamo del tutto accessibile, per cui con un pochino di budget in più possiamo dormire dei sonni un pochino più tranquilli. Ecco, poi volevo chiederti, Andrea, quali sono diciamo, i modi in cui F-Secure, la tecnologia F-Secure riesce a diciamo, proteggere anche dalle minacce più recenti che sono sempre in grande evoluzione, anche delle ultime cose che succedono in questi giorni. Assolutamente, ci sono, come abbiamo detto, diversi strumenti per proteggersi dalle cyber minacce sul mercato. Quello che ha fatto F-Secure è per l'ennesima volta stravolto il paradigma, nel senso che noi abbiamo creato degli strumenti, delle tecnologie che danno la possibilità anche a chi non mastica di vulnerability management, di intrusion detection, la possibilità di utilizzare la tecnologia nel pieno delle sue potenzialità e di creare delle regole di protezioni veramente efficaci in brevissimo tempo. La nostra tecnologia vuole dare la possibilità agli utenti di usufruire, scusate se mi ripeto, della tecnologia, perché in molti casi gli IT manager spendono decine e decine di euro, di migliaia di euro per delle tecnologie che alla fine non riescono a utilizzare perché sono troppo complesse, e questo è un peccato. La tecnologia deve essere semplice ed efficace, deve dare delle risposte concrete. Ti faccio un esempio, poi magari mi taccio perché non vorrei sforare troppo. Noi abbiamo fatto un esempio pratico. In un'azienda
medio-piccola, abbiamo installato, per darti un paio di numeri, 325 sonde. Queste 325 sonde in un mese hanno collezionato 500 milioni di eventi. Adesso tu mi dici come fa un poverty manager ad andare a vedere all'interno di questi eventi quali sono le vere minacce. La nostra tecnologia, che combina non solo l'intelligenza artificiale dei nostri data center, che quello è un fattore determinante, perché l'intelligenza artificiale ci permette di scremare quello che è, come dice un nostro collega sempre, il rumore di fondo, cioè tutti questi alert che arrivano quotidianamente, ma dopodiché c'è un team di esperti in diverse categorie, in forensic o in cyber minacce, che analizzano ulteriormente questi dati, e solo l'essere umano al giorno d'oggi è in grado di dare una vera risposta efficace. Di distinguere ciò che è una vera minaccia da quello che è un falso positivo, da quella che è un'attività normale. Quindi ci vuole l'unione sia dell'intelligenza artificiale, tanto declamata, però ancora oggi solo l'uomo riesce a distinguere esattamente le due cose. È imprescindibile l'intelligenza umana, anche perché tieni presente che se noi inseriamo queste tecnologie a livello di aziende del manufatturiero, ci sono delle tolleranze che noi dobbiamo tener conto, cosa che l'intelligenza artificiale al momento non è ancora in grado di scremare, per cui assolutamente sì, c'è ancora bisogno della presenza umana, perché poi la presenza umana nelle nostre tecnologie è quella che ti guida, nel senso che noi non ti diamo solo un alert visivo, abbiamo anche delle persone esperte che addirittura arrivano a chiamarti al telefono anche alle 3 di notte e ti dicono: guarda, questa macchina è stata attaccata, si stanno spostando su queste altre macchine, che cosa facciamo? Ma lo facciamo insieme, non ti abbandoniamo, nel senso ti guidiamo, perché nessuno di noi nasce cyber expert dalla sera alla mattina, ci vogliono anni e anni di studio. Sì, poi chi si occupa, un imprenditore, un team manager, ha tante cose da guardare, quindi la sicurezza è importante, ma non è, diciamo, la sua unica attività. Però vediamo che le aziende sono molto colpite. Io rimango sempre stupefatto dai casi di cronaca, da quelli che poi arrivano sui giornali, in cui grandissime aziende vengono attaccate e colpite. Allora mi faccio sempre una domanda: se non riescono a proteggersi queste aziende così grandi, come possono fare le aziende medie, piccole, le officine? Allora lo chiedo a Temu: se non riescono le grandi, come possono le medie e piccole riuscire a proteggersi? Have you understood? Yes. Okay. The large companies have the disadvantage compared to the smaller ones, that two things. One thing is that they are, of course, a more interesting target for the attackers. Yeah. They have more customer data, they have more money, they have more access to various other companies and people in a supply chain, for example. Le grandi aziende sono sicuramente più appetibili lato degli attaccanti, perché sono più interessanti, perché hanno più soldi, perché fanno più rumore. Attaccare una grande azienda è sicuramente diverso che attaccare una piccola azienda. The second thing is that the larger the company becomes, the harder it is to secure and manage their environment, because there you have so many more employees, so many more devices, so much more complex networks, and so much more things to maintain and to keep secure, so it becomes a disadvantage. Più grande è l'azienda, più è difficile metterla in sicurezza al 100%, perché ci sono più dipendenti, più PC, più punti di ingresso per i vari hacker. So for the smaller companies, it's important to realize that you might not be the target of an attack as such. But it could be that who you are serving in a supply chain is, for example, important. I discussed just 2 days ago with an Italian company who is manufacturing furniture for IKEA. And the security manager of that company told me that, it's a good example from Italy as well, that they as a company are not very interesting. They do furniture. They don't have a lot of money. They don't have a lot of customer data. But what is important and interesting for the attacker is the fact that they serve IKEA. And IKEA has quite a lot of more data and money. So then the attacker, if they cannot get into the big business, they will go attack the small business in order to use them to get inside the larger one. Le aziende piccole magari non sono interessanti in quanto piccole, però sono interessanti perché possono essere un veicolo, un passaggio per raggiungere le aziende più grandi. C'è un esempio italiano che Temu è andato a visitare 2 giorni fa, è un'azienda che gestisce praticamente, che ha come cliente Ikea, per cui è un'azienda piccola, però colpendo questa azienda piccola si può arrivare ad un colosso come Ikea, che sicuramente Ikea è più
appetibile lato hacker, quindi tante volte le aziende piccole in sé non sono appetibili, però lo sono perché possono essere un punto d'ingresso per delle realtà molto più grandi. Anche perché quello che fanno normalmente gli hacker, questa è una tecnica che li porta ad avere successo, non affrontano, diciamo, il toro per le corna, ma cercano di prima conquistare un piccolo fortino, magari in una zona meno protetta, e da lì cominciare a lanciare degli attacchi per entrare magari in una grande azienda come appunto il grande produttore di mobili che abbiamo citato. Quindi anche le aziende piccole possono non essere di per sé l'obiettivo, ma una strada di passaggio per arrivare a un'altra azienda o a qualche altra persona. Quindi sono spesso minacciate non magari per il business che fanno, ma per le altre aziende a cui sono collegate, per essere agevolati. Ecco, volevo chiedere a Temu, allora abbiamo visto grandi aziende hanno queste difficoltà, le piccole si possono proteggere, ma quanto bisogna spendere per essere sicuri? Cioè il budget illimitato, anche le piccole aziende possono investire? Say a lot. So if you find a question or an answer to that question, please tell me, then we'll make a good business out of that. Se trovi una risposta adatta a questa domanda, dimmelo, perché così facciamo business mettiamo in insieme, perché società. non è facile. Yeah. Non è facile. But it again, it all starts from the risk. Again, it starts from the risk. So if the risk assessment that you do shows that you are not in risk of advanced or targeted attacks, then of course there's less that you need to spend. If the assets, the systems, or the data is not so valuable that it doesn't need to be, there doesn't need to be a lot of money put into it, of course that's the thing. But immediately in the moment when you have something important to protect, and or you feel that you have a risk of becoming a target. For example, the furniture company. They are spending a lot of money in security because they value the relationship that they have with IKEA so much that they want to be secure. So then the amount of money spent is directly dependent on the risk assessment and what is the basically risks that your business can face. Ok, in poche parole, praticamente la quantità di denaro, tra virgolette, speso, di budget allocato per la sicurezza dipende dal rischio. Quindi se il rischio è elevato, bisogna comunque spendere di più ed allocare più budget. Se il rischio percepito è inferiore, allora anche un budget inferiore può bastare per mettere in sicurezza il tutto. Questo proprio in maniera molto veloce, quello che ha detto Temu. Ecco, riguardo alla sicurezza e alla privacy, l'Europa ha attraversato l'entrata in vigore di una disposizione molto importante che è il GDPR o il GDPR, insomma pronunciatelo un po' come volete, che ha impattato sia le aziende sia le persone. Volevo chiedere a Temu se questa normativa europea si è trasformata anche in una maggiore sicurezza per tutti oppure no. GDPR means more security for everybody or not? Yes, it means more security for everybody. Sì. In my personal opinion, GDPR is one of the best things that has happened in Europe when it comes to data security for a long, long, long while. It is the absolutely fantastic piece of legislation. Secondo Temu la GDPR, la normativa, è la cosa migliore che poteva capitare in Europa lato sicurezza dei dati. And that is because the amount of data that we give to the services out there and to the companies out there, our pictures, our credit card data, our email, everything that we have is in the hands of somebody else. And before GDPR, they had no obligation to protect it other than what they would tell you in your end user agreements. And there was no stick, if you will, to punish the companies that didn't secure your data and your privacy properly. Ma le nostre informazioni sono gestite da tante aziende fuori. Noi diamo i nostri dati, le nostre foto, il nostro conto corrente a tante aziende fuori. Prima del GDPR nessuno poteva mettere in sicurezza tutte queste informazioni. Invece adesso con la normativa le aziende sono obbligate a mettere in sicurezza tutti questi dati e quindi anche noi
ne ricaviamo dei benefici e soprattutto chi non lo fa può essere punito, quindi è sicuramente un plus per la sicurezza dei nostri dati. Sì, mancava la parte proprio di sanzione, le sanzioni tra l'altro del GDPR sono molto elevate e quindi si era un po' affidati al buon cuore di queste grandi multinazionali nella protezione dei nostri dati. Invece con il GDPR ci sono delle sanzioni molto severe, qualcuna è già stata applicata e questo garantisce maggiore sicurezza dei dati per tutti gli abitanti d'Europa. Sì. Ecco Andrea, vedevo che volevi intervenire. Sì, io scapito sì perché sono passionale in questo campo della cyber security. No, io quello che vorrei dalle aziende, soprattutto nella realtà italiana, che questo GDPR non venga preso come l'ennesimo compitino che dobbiamo fare nei confronti dell'Europa, ovvero prendere la lista di quello dei requisiti e dire ce l'ho, manca. Ma soprattutto quello che io cerco di trasmettere loro è: ricordiamoci che siamo in un mercato globale. Se noi sbagliamo, sì, è vero che abbiamo la multa che ha un suo impatto all'interno dell'azienda, ma rischiamo come azienda di essere esclusi poi da un circuito internazionale, perché se io lavoro per una grossa azienda estera e questi vedono che io ho subito 2 o 3 sanzioni e non mi allineo, a un certo punto diranno: io non posso collaborare con questa azienda perché non rispetta i parametri di sicurezza che io invece sto rispettando nel dettaglio. E questa è la pericolosità che io vedo, che molte realtà vengano magari un domani escluse dal business, dal mercato. Quindi insomma rispettare la normativa è un bene per il business, quindi migliora il vostro fatturato, fatelo, perché può rappresentare davvero un biglietto da visita se si vuole collaborare con l'estero, e poi è davvero utile perché non è semplicemente appunto un elenco delle cose da fare, ci sono proprio dei principi da seguire che sono molto più utili rispetto a bisogna avere l'antivirus piuttosto a mettere una password. Quindi la GDPR rappresenta un cambio di passo anche proprio a livello concettuale dal punto di vista della normativa, tant'è che anche delle aziende americane ce la invidiano, quindi il GDPR ha reso l'Europa sicuramente il continente più avanzato in termini di protezione della privacy. Giusto Temo? Bravo. Ecco, io poi volevo chiedere, so che vi chiedo di fare delle previsioni in un settore che è molto difficile, se visto come si stanno evolvendo le cose, come si evolvono gli hacker, come si evolve la sicurezza, nel prossimo futuro vivremo in un mondo più sicuro o meno sicuro? Lo chiedo a Temo. My Italian is getting a Yeah, little bit. yeah. I'm actually understand. This means good. I have. Yeah. I have Non anymore, vado. I have an Italian language test coming in 3 weeks, so this is a very good Ha practice un for that. esame di italiano tra 3 settimane, quindi per lui è una bella scuola questa. Yeah. When it comes to the security and the future, my personal belief that it will get worse before it gets better. Okay. The human nature is such that we do not react into things proactively before it's too late. Take, for example, cars. It took a long while and a lot of dead people before cars started to get the security tools, the belts and the airbags and everything like that. Allora, praticamente bisogna raggiungere il peggio, bisogna scendere giù negli inferi prima di risalire e di vedere la luce. Quindi secondo lui dobbiamo ancora attraversare un periodo in cui la consapevolezza, non abbiamo ancora raggiunto la consapevolezza al 100%, quindi dobbiamo attraversare ancora un po' d'inferno prima di arrivare in paradiso, giusto? Giusto. Più o meno. So once that period is then over and we start seeing a lot of damages happening, that's when people start waking up and that's when people start requesting that we are secure. And this will become a very big issue, for example, like you mentioned earlier, the self-driving cars, which will be a perfect example of, and I feel that all of us should demand from the car manufacturers a great information security when it comes to the cars. But this will also be an example of the IoT devices, for example, that water boiler going forward. Praticamente, riassumendo, adesso siamo ancora in un periodo critico, ma nel futuro lui vede molta più sicurezza e molta più positività.
Sì, quindi dovremmo subire ancora dei danni, diciamo, significativi fino a quando le persone e le aziende cominceranno a chiedere sempre di più la sicurezza, e questo sicuramente avverrà anche con la diffusione di strumenti come le automobili a guida autonoma, che sicuramente imporranno e metteranno di fronte alle persone quanto sia importante la sicurezza, perché ci troveremo a viaggiare su di fatto gli smartphone con le ruote, quindi attaccabili, sempre connessi a internet. È un tema interessante anche, che ci fa vedere il futuro a cui andiamo incontro, con le sue possibilità e anche i suoi rischi. E se vi interessa questo futuro e volete fare delle domande ai nostri esperti, potete farlo anche subito dopo la trasmissione usando l'hashtag dell'evento, che è Nuovi Hacker. Quindi fatelo, perché loro vi risponderanno, saremo felici di rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. A me non resta che ringraziare i nostri ospiti che ci hanno fatto conoscere molto più da vicino la sicurezza, quindi ringrazio Andrea. Grazie a voi e ai nostri ascoltatori. Ringrazio Temu, grazie. A voi. Il nostro esperto internazionale, e Carmen, Grazie. che si è anche Ho prestata fatto meglio. anche prestata a fare Grazie. da traduttore per noi. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito in questa diretta, e vi invito a seguire le prossime iniziative di F-Secure e di Digitalic, e vi lasciamo anche con una piccola fiction, quindi con un film che racconta davvero quello che succede quando è in corso un attacco. Grazie a tutti voi. Grazie. Okay. Let's hear it. Well, the attack started with a classic phishing email. Now, these phishing emails are very convincing. I wouldn't fault anyone for falling for them. Now, the infected laptop was then taken to the IT department. Yes. I think we have a problem. While IT was looking at Jimmy's laptop, your PR department started to get flooded with feedback from customers. Social media channels were posting all kinds of content that was irregular, and just no one knew why it was happening. It was at that time that your team discovered you were under a cyber attack. Okay, this is not good. And that's when we called you guys in. Now, the first thing we found out is that all the social media passwords were taken from the infected laptop by the hackers. We need to set up a warmer. So what were they after? We didn't know it at the time, but we took a look at the laptop memory dump and found out which resources were exposed. Now, when you have an attack like this, you need to collaborate across all teams. We set your PR department to handle media and customer communications, and we had IT monitor the hacker's progress on the server. Now, at the same time, we deployed sensors across the domain, we monitored traffic spikes, and we analyzed server and firewall data to see what would happen. Now, soon after that, it was clear that the hackers were after your main grid-controlled network. Now, we needed to stop them and do everything we could before they got there. Everyone, get ready to shut them out. Ready. Blocking all command and control domains, disabling implants. We're compromised. Destroy everything. Now, we're able to freeze all compromised accounts and isolate the hacker's access to a single server. No access to field operations, but crucial data retrieved. Purging all evidence. And the damage? Minimal and contained. Now, we're going to help you set up new passwords for your teams, and we're going to handle all communication about the attack with your shareholders and your customers. Well, that's great. The hackers will try again, but next time you'll be ready.